Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di luce artificiale e lo facciamo con i flash di Neewer, perché oggi ti faccio il tutorial di come potrai utilizzare questo Sekonic L858 con il transmitter di Godos inserito e praticamente potrai non solamente prendere l'esposizione come è sempre fatto, ma puoi anche direttamente da questo strumento andare a modificare la potenza e attivare anche la luce pilota anche adesso sui flash di Neewer. I flash più importanti, come alcuni di voi già sanno, hanno ricevuto un importante aggiornamento. Quelli che escono proprio recentemente hanno già questa funzione senza nessun aggiornamento firmware, quindi potrai adesso utilizzare non solamente flash di Godos ma anche di Neewer e avere tutto sotto controllo con questo strumento. Quindi adesso ti faccio il tutorial passo dopo passo di come devi impostare i flash di Neewer e anche l'esposimetro. Procediamo, ti faccio vedere esattamente tutti i settaggi che dobbiamo fare non solamente nel flash o nei flash di Neewer ma anche e soprattutto nel Sekonic L858, che deve avere il modulo sempre di Sekonic compatibile con i trigger di Godos. C'è un video a riguardo proprio nel mio canale che ho caricato diversi anni fa, quindi se vuoi maggiori informazioni basta recuperare quel video. Detto questo, allora adesso facciamo vedere come ti dicevo devi impostare i flash. Quello che ti faccio vedere è valido per qualsiasi flash di Neewer, anche se qui abbiamo una nuova interfaccia, ma praticamente l'impostazione che adesso vado ad abilitare è uguale, identica anche sui vecchi menu. Quindi detto questo, allora innanzitutto passiamo in modalità off camera, cioè RX, tappiamo, come vedete sono nel gruppo A e sto utilizzando il canale 21. Si possono tranquillamente modificare a nostro piacimento. Mi raccomando, il canale che utilizziamo nel flash deve essere lo stesso che utilizziamo nel trigger e anche nel Sekonic. Quindi innanzitutto la prima cosa che dovrai fare, e lo si fa una volta solo e poi la lasciamo abilitata, è proprio la possibilità di utilizzare i trigger di Godos. Quindi da questa pagina praticamente abilitiamo RX compatibile, da qui eventualmente vai a modificare anche il canale. Adesso questo Speedlight può essere utilizzato sia con i trigger di Neewer ma anche con i trigger di Godos, un qualunque trigger della serie X. A questo punto accendiamo il Sekonic perché dobbiamo impostare anche qui il canale che andiamo a utilizzare nel trigger e nel flash. Quindi innanzitutto mi raccomando, devi avere questo modulo, altrimenti quello che stai vedendo adesso non sarà possibile effettuarlo. Quindi andiamo a impostare il canale, entriamo in questo menu, radio canale gruppo, va a impostare esattamente il canale 21 che è quello che sto utilizzando in questo flash e quello che vado ad utilizzare anche nel trigger. Poi, cosa molto importante, da questo menu praticamente apriamo questa pagina, qui abbiamo praticamente varie possibilità di andare a misurare la potenza del flash. In questo caso a noi interessa solamente la possibilità di misurare la potenza del flash, soprattutto sotto il tempo sincro flash proprio della nostra macchina fotografica. E eventualmente abbiamo anche la possibilità di utilizzare proprio la possibilità di misurare in high speed sync, e l'icona è esattamente quella con il simbolo del flash con questo triangolino. Da qui poi, come al solito, poi chi conosce già l'esposimetro, aumentare proprio la velocità dell'otturatore, gli ISO, ma cosa molto importante, adesso possiamo modificare la potenza direttamente dall'esposimetro, così siamo più veloci soprattutto quando dobbiamo trovare la giusta corretta esposizione. Quindi entro in questa pagina, mi porto esattamente nel gruppo dove si trova questo flash e a questo punto vado a provare a trovare la giusta corretta esposizione. Quindi supponiamo di partire da un ottavo, anzi da un sedicesimo. Adesso è una luce che ovviamente arriva alla lumisfera di rimbalzo, quindi basta premere questo pulsantino
e praticamente abbiamo un diaframma che ci viene suggerito per una corretta esposizione di f5.6. Quindi basta impostare questo diaframma. Eventualmente, se questa luce è troppo elevata o è troppo bassa, basta modificare direttamente da qui senza andare a toccare nessun parametro nel trigger. Ok ragazzi, quindi siamo molto veloci, soprattutto ragazzi quando cominciamo ad avere più flash, quindi devi trovare anche la giusta esposizione sul flash, sul gruppo B o gruppo C, siamo decisamente molto più produttivi perché siamo più veloci. Chiarito questo aspetto ragazzi di come devi impostare non solamente Sekonic ma anche il flash di Neewer, facciamo un po' di chiarezza adesso per quanto riguarda l'utilizzo del trigger, perché dovrai sempre averlo inserito nella fotocamera. Ok, non è che basta avere il Sekonic con il trasmitter di Godos, però facciamo un po' di chiarezza. Innanzitutto, se possiedi un trigger di Neewer, non ha importanza quale modello, puoi tranquillamente utilizzare i flash di Neewer, però se nel tuo setup vuoi anche utilizzare flash di Godos non lo potrai fare. Ok, questo deve essere chiaro. E soprattutto se utilizzi il Sekonic con il trasmitter di Godos, una volta proprio trovata la giusta esposizione, la potenza te la devi impostare manualmente sul trigger di Neewer. Quindi in questo caso è molto più comodo e utile avere un trigger di Godos, perché la sincronizzazione della potenza si farà in automatico con il trigger di Godos che vai a utilizzare. Però bisogna abilitare proprio la funzione che ti consente proprio di utilizzare il Sekonic. Quindi entriamo nel menu, la seconda voce praticamente shot di default è su one shot e quindi noi andiamo a impostare esattamente L858 che è il modello di esposimetro che sto utilizzando. Ok, una volta impostato praticamente l'esposimetro avremo questa icona sulla schermata principale e in questo momento quando noi andiamo a scattare la foto, ovviamente il trigger è sempre sincronizzato con il flash, con i flash che andiamo ad utilizzare e anche con il Sekonic 858. Quindi soprattutto quando andiamo a modificare la potenza di tutti i flash che stiamo utilizzando, adesso vado esattamente a diminuire un po' la potenza, vado a fare il test di prova. Praticamente una volta che abbiamo questa potenza impostata sul Sekonic si va a sincronizzare direttamente con il trigger che vai a utilizzare. Concludiamo il video, facciamo anche un po' di chiarezza per un eventuale trigger che potrai utilizzare. Adesso io ho utilizzato l'X3 Pro, ma va benissimo anche l'X3, quello normale, più piccolino. Eventualmente puoi utilizzare anche l'X Pro 2 che ha sempre la voce L858. Invece nei trigger un po' più vecchiotti come l'X Pro 1 o l'XT2 vai sempre alla voce shot, invece di L858 troverai app che sarebbe applicazione. Attivi quella e praticamente potrai comunicare tranquillamente con il Sekonic, ok? Senza problemi. Non l'ho verificato in realtà, ma da quello che ho capito funziona senza problemi. Ok ragazzi, se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti e ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao, alla prossima!